Salve a tutti amici, in questo video parleremo di tutti i film candidati agli Oscar di quest'anno. Non proprio tutti, ma solo quelli che per me vale la pena vedere. Partiamo subito con The Father. Sceneggiatura teatrale adattata per il cinema dallo stesso regista Florian Zeller, che ci propone un pugno nello stomaco, uno struggente viaggio nella mente di un padre che soffre di demenza senile. Difatti il film va contro ogni logica narrativa, vengono lasciati buchi, usati salti temporali e loop infiniti, che servono però a farci immedesimare del tutto. Olivia Colman accompagna Anthony Hopkins, che sembra essere la scelta più adatta per il ruolo del padre. Guardatelo. Innamorarsi della bellezza delle piccole cose, questo è il messaggio che ci lascia Soul, un film Disney Pixar che riesce a parlare e ad emozionare il pubblico di qualsiasi età. Cosa succederebbe se dopo una vita monotona arriva l'occasione della vostra vita e voi non potete coglierla perché siete morti? Beh, il film ci aiuta a riflettere sul senso della vita e lo fa attraverso la musica, l'amicizia e l'incomunicabilità familiare. Vi invito a guardarlo anche perché lo stile grafico della Pixar è sempre più curato e originale. Il processo ai Chicago 7, che poi sarebbero 8, è un film commedia che parla di un processo vergognoso fatto a 7 attivisti accusati di sommossa e cospirazione. Aaron Sorkin decide di raccontare questo avvenimento storico creando delle vere e proprie caricature ed è questa la vera e propria chiave del successo di questo film. Tratto dal romanzo omonimo, La Tigre Bianca è un film che racconta una società corrotta e ci mostra la scalata sociale e la lotta di classe di Barnum, che da semplice autista riesce a diventare uno degli uomini più potenti dell'India e più influenti. Personalmente l'ho trovato molto interessante e per questo ho deciso di proporvelo. Another Round ci narra di 4 amici e colleghi che decidono di applicare una bizzarra teoria secondo la quale l'assunzione di alcol renderebbe migliore la propria vita. Ma cosa succede se l'uso diventa abuso? Beh, potete scoprirlo guardando il film e la straordinaria interpretazione di Mads Mikkelsen. Sound of Metal racconta la vita di un batterista che viene totalmente stravolta dalla perdita dell'udito. Beh, il film racconta proprio di come il protagonista, interpretato da Riz Ahmed, riesce pian piano ad accettare questa sua nuova condizione e di come la sua vita cambierà totalmente. Il mio amico in fondo al mare è uno spettacolare documentario che parla dell'amicizia tra un uomo e un polipo. Sì, avete capito bene. Craig Foster è un uomo di mezza età che soffre di depressione. Beh, lui decide di immergersi tutti i giorni nell'Oceano Atlantico e documentare la vita di un polpo. Beh, questo polpo, dopo poco, inizia ad avere fiducia di quest'uomo e decide quindi di mostrargli un mondo fantastico, ma spietato. Judas and the Black Messiah narra di una storia vera, la storia di Fred Hampton, vicepresidente delle Pantere Nere, che venne identificato dall'FBI come una minaccia da eliminare. Per questo viene fatta infiltrare una spia nel movimento per tenere sotto controllo e sconfiggere le Pantere Nere. Quo Vadis, Aida? Nel 1995 l'esercito serbo entra in una città bosniaca e Aida, che lavora come traduttrice dell'ONU, cercherà di evitare un massacro e di salvare la sua famiglia in qualunque modo. Ciò che mi ha spinto a consigliarvi questo film è l'interpretazione di Jasna Đuričić, che riesce a dare una grande carica emotiva al suo personaggio. Minari è un film di una leggerezza unica, ma dietro questa leggerezza si nasconde una complessa storia familiare. La famiglia Lee decide di emigrare in America per coltivare dei prodotti tipici coreani che non si trovano in terre occidentali. In America però trovano solo distacco e isolamento, e con l'arrivo della nonna che la famiglia Lee riuscirà ad integrarsi alla comunità. E questo film ve lo voglio proporre sia per la sua infinita leggerezza che per l'interpretazione dell'attore bambino Alan Kim. E questi sono i film che più mi sono piaciuti tra quelli candidati quest'anno agli Oscar. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Al prossimo video!